Mancano pochi minuti alla partenza del test della nuova Yamaha XSR 900 GP. Siamo in Portogallo, il cielo è ancora coperto ma si aprirà, sono previsti 20 gradi. Passeremo anche in pista all'Estoril per provare questa nuova moto della categoria Sport Heritage. Eccola qui la nuova Yamaha XSR 900 GP nella colorazione Legend Red, che subito riporta alla mente la moto di Reney del 1990 e anche la TZR 250, che fu un'altra moto molto importante nella storia di Yamaha. Qui si parla di una base MT-09, la nuova MT-09 appena presentata, quindi con telaio Delta Box rivisto nella rigidità e negli spessori, il motore da 119 cavalli e 93 Nm di coppia, ma una estetica completamente rinnovata e una posizione di guida specifica per questo modello. In particolare si parte con le pedane alte, che peraltro sono regolabili su due altezze, la sella che è più alta a 835 mm e naturalmente davanti è tutto diverso perché abbiamo i semimanubri fissati in modalità clip-on, posizione molto più bassa e avanzata sia rispetto alla XSR 900 che rispetto alla nuova MT-09. Tra le caratteristiche della XSR 900 GP c'è la pompa radiale Brembo da 16 mm, regolabile nella distanza della manopola, mentre le pinze radiali sono Advix a 4 pistoncini su dischi da 298 mm di diametro. La strumentazione è la stessa della MT-09, quindi incentrata su un pannello TFT a colori da 5 pollici, ma è stata sviluppata una grafica specifica dall'aspetto prettamente analogico, che si aggiunge alle 3 opzioni già previste. Il ponte di comando è diverso rispetto all'MT-09, con una bella struttura a sostegno del cupolino, con tanto di coppiglie di fissaggio, per avere un'atmosfera veramente racing, enfatizzata dalla tabella portanumero gialla, ben visibile stando in sella. Tra foto e video qui in pista non siamo riusciti a guidare molto, però 4-5 curve, un 3/4 di giro siamo riusciti a farlo ed è stato bello perché la moto è agile, divertente, è rapida nei cambi di direzione, il motore spinge il giusto per divertirsi in un contesto particolare e sempre molto suggestivo come il circuito. Sono in pista all'Estoril, vicino a Lisbona, e mi sembra di essere tornato indietro di 30 anni, anche di più, al 1990 e 2 anni successivi alle 3 grandi vittorie consecutive di Wayne Rainey nel campionato mondiale 500 GP. Il casco era questo, lo Shoei replica che ho tirato fuori dall'armadio, e c'è tanta emozione perché comunque per chi è stato tifoso in quegli anni trovarsi con una moto così, che è veramente un omaggio ai grandi piloti Yamaha del passato, fa battere il cuore. Rainey innanzitutto naturalmente, ma anche Lawson, Kenny Roberts e, tornando più indietro nel tempo, Giacomo Agostini. È una moto che, a dispetto delle apparenze, è stradale, dedicata alla strada, ha una posizione di guida, è vero che è diversa rispetto a quella dell'XSR 900 come anche rispetto alla MT-09, però non è una moto estrema, la posizione di guida comunque non carica troppo gli avambracci, soltanto leggermente i polsi, perché appunto abbiamo i semimanubri, però tutto il resto della triangolazione, pedane e sella manubrio, è comunque molto equilibrato e permette di fare anche parecchia strada. Permette magari di affrontare un bel percorso guidato e poi togliersi lo sfizio, dopo essersi cambiati, di fare 4 curve in pista, sfruttando il motore 900 da 119 cavalli, che comunque ha nell'elasticità uno dei suoi punti di forza, l'ottimo quick shift di terza generazione che funziona sia in scalata sia nell'innesto dei rapporti superiori, per avere quindi un pacchetto che nel complesso è molto equilibrato e permette di togliersi tante soddisfazioni. Tutti i particolari della moto sono stati studiati
per dare questa immagine racing, quindi anche la colorazione del taglio Delta Box come quella del forcellone. L'interasse complessivo è di 1500 mm, che sono 55 mm in più rispetto alla MT-09, ottenuti sostanzialmente utilizzando il forcellone della Tracer. Quindi la combinazione è una moto stabile, relativamente agile, piacevole da guidare su strada. Siamo a metà del percorso, abbiamo guidato circa 100 km, finora abbiamo affrontato, a parte i momenti molto divertenti in pista, molto traffico, strade tortuose, quindi abbiamo verificato che effettivamente in quelle condizioni la posizione di guida dell'XSR 900 GP è un po' più affaticante rispetto alla MT-09, ma appena l'arco delle curve aumenta, quindi sul medio-lungo raggio cambia completamente, diventa molto più divertente, piacevole, il carico sembra diminuire sui polsi perché in realtà ci si trova nella condizione d'uso tipica di questa moto. Facciamo un approfondimento sulle sospensioni, che sono Kayaba, forcella regolabile nel precarico della molla, e per quanto riguarda le funzioni idrauliche in compressione alle alte e basse velocità e nel ritorno. L'ammortizzatore posteriore invece non è quello della MT-09 SP, che infatti monta Öhlins, ma è comunque regolabile nel precarico, in compressione alle alte e basse velocità e nel ritorno, quindi un pacchetto decisamente completo che permette di configurare la moto in base alle proprie preferenze. Oltre 200 km di prova per la nuova Yamaha XSR 900 GP, città, rotonde, traffico, qualche curva veloce e addirittura qualche chilometro di pista rubato tra uno shooting fotografico e l'altro. Si tratta di una MT-09 2024 con alcune differenze importanti. Il forcellone che è più lungo, quindi l'interasse cresce fino a 1500 mm, e una posizione di guida diversa perché qui ci sono i semimanubri, per cui c'è tutta una distribuzione dei pesi differente che carica ulteriormente l'avantreno e quindi migliora l'inserimento in curva e dà ancora più feeling in quella fase di inserimento tanto importante per il gusto di guida. La posizione peraltro non è così faticosa o scomoda come la presenza dei semimanubri potrebbe far pensare, perché in realtà sono abbastanza alti, la triangolazione funziona, il busto resta abbastanza dritto, non troppo caricato sull'avantreno e quindi il comfort generale è buono. L'alteratura delle sospensioni di serie è abbastanza sostenuta, quindi diciamo ha un'impostazione sportiva, però come abbiamo detto sono tutte ampiamente regolabili perché abbiamo appunto davanti una forcella Kayaba regolabile esattamente come quella della MT-09 SP perché è quella forcella, quindi compressione alle alte e basse velocità, estensione precarico, dietro un ammortizzatore anch'esso regolabile in compressione alte e basse velocità, estensione precarico. Le gomme sono le Bridgestone Battlax S23, quindi una gomma molto versatile che si presta sia a qualche chilometro in pista, come abbiamo fatto noi oggi, sia alla guida di tutti i giorni, quindi gomme molto versatili che si sono dimostrate efficaci. Della MT-09 la XSR 900 GP prende anche tutta la parte elettronica, quindi a partire dalla strumentazione che è incentrata sul pannello TFT a colori da 5 pollici, i nuovi blocchetti elettrici, molto versatili in particolare il sinistro con il joystick per muoversi tra i menu, la piattaforma inerziale IMU a 6 assi con tutti i controlli elettronici collegati. L'erogazione della potenza propone 4 livelli, il controllo di trazione 3, che sono 3 anche per lo slide control e il lift control per l'impennata. L'ABS prevede l'opzione cornering attiva o spenta. Il cambio elettronico di terza generazione può essere modificato nella velocità di azione sui livelli 1 e 2, dove 2 è la più veloce, o essere spento. Permette di cambiare a gas aperto in scalata e nell'innesto dei rapporti superiori. Funziona dai 15 km/h di velocità in su con cambiate da 2000 giri per l'innesto e da 1600 giri in scalata. C'è anche il cruise control, disponibile dalla terza alla sesta marcia, dai 40 km/h in su con incrementi o decrementi di 1 km/h per volta. La novità che ha esordito sulla MT-09 è il freno motore brake control ed è stato sviluppato per evitare il bloccaggio della ruota posteriore quando in scalata la frizione anti-saltellamento non basta a gestire la coppia. Per tutti gli approfondimenti sull'elettronica vi rimando alla prova della MT-09.
A dispetto delle linee che sono quasi da superbike replica, questa Sport Heritage di Yamaha è una moto stradale e vuole essere proprio questo, quindi versatile, ideale per muoversi in tutti i contesti, non è quindi una moto da pista, anche se come abbiamo visto oggi non disdegna qualche curva tra i cordoli. È una moto relativamente comoda per la posizione di guida che ha, quindi non è una moto estrema, dispone di una serie di controlli molto estesi che permettono di personalizzare la risposta del motore, ad esempio partendo dalle 3 mappe standard che sono Sport, Street, Terrain, oppure personalizzando le due Custom 1 e Custom 2 che sono appunto a disposizione per rendere la moto cucita su misura. Di questa giornata in sella ricorderò senza dubbio l'emozione di ripensare a tanti anni fa, a 30 anni fa, a quando da tifoso seguivo Reney e lo vedevo vincere, combattere senza esclusione di colpi con altri grandissimi piloti. E sicuramente il punto di forza di questa moto è proprio la sua capacità di rievocare quegli anni, di far rivivere quelle atmosfere, con delle prestazioni che peraltro sono perfettamente adeguate ai nostri tempi, quindi è una moto facile, gestibile, un motore molto elastico, una distribuzione dei pesi che appunto rende ancora migliore rispetto alla MT-09 l'inserimento in curva, l'avantreno è caricato nel modo corretto, ci si diverte con poco, anche su curve normali come quelle che abbiamo affrontato oggi, quindi contesti che potrebbe affrontare chiunque nel tradizionale giro del weekend. Il prezzo è di 13.499 euro per questa moto che arriverà nelle concessionarie Yamaha a partire da maggio 2024 in due colorazioni, la Legend Red che è questa che sarà sicuramente la più venduta, e poi c'è la Power Grey grigia e nera per chi volesse un'opzione diversa, ma è questa la moto che fa battere il cuore. Prezzo sicuramente alto, anche perché le differenze rispetto alla MT-09 non sono tante, si concentrano sulla verniciatura che è molto curata e su alcuni dettagli dell'allestimento che sono anch'essi caratteristici. Si tratta di un acquisto forse da fare anche col cuore, come tutto ciò che riguarda questa moto, che è una moto veramente che fa emozionare. Diteci cosa ne pensate, potete scrivere qui nei commenti e iscrivetevi al canale.